Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook e stasera cercherò di non farmi prendere troppo dall'emozione, in quanto parlerò di quello che fu il mio primo grande amore in fatto di armi, l'Enfield SMLI numero 1 Mark III. Allora, diamo come al solito due cenni storici prima di parlare dell'arma nello specifico. Gli inglesi adottarono nel 1888 il fucile a ripetizione Lee Metford in sostituzione al loro vecchio monocolpo Martini Henry ancora in calibro 4,50 a polvere nera. A quel punto lì videro che l'adozione di un fucile universale che potesse essere usato sia dalla fanteria che dalla cavalleria che dall'artiglieria, che insomma da tutti, era un'idea fattibile e diciamo con tanti vantaggi. Primo fra tutti la standardizzazione del fucile, e quindi ne vennero fuori all'inizio del Novecento, più precisamente il primo modello fu del 1906 mi pare, con questo fucile qua, è l'SMLI, quindi lo Short Magazine Lee Enfield, quindi la variante corta, quindi short, del fucile a caricatore Lee Enfield, adottato appunto nel 1888. Questo fucile, diciamo, fu intanto l'arma che accompagnò i soldati inglesi per 2 guerre mondiali, in quanto in questa variante, in questa configurazione, fu diciamo, lo stesso fucile che combatté sia nella Grande Guerra che in quasi tutti i teatri della guerra della Seconda Guerra Mondiale, eccezione fatta per il fronte della Normandia, per il fronte atlantico, dove i soldati inglesi e canadesi erano già equipaggiati dei nuovi rifle numero 4, ovvero la versione migliorata di questo. Cosa possiamo dire ancora di questa arma, giusto per dare qualche riferimento storico? Questa arma, dopo la seconda guerra mondiale e l'adozione di nuovi modelli, fu uno dei principali modelli di arma che si vide in circolazione in tutto il mondo, dalle tribù africane fino ai guerriglieri dell'Afghanistan, ai pirati del sud-est asiatico, diciamo ovunque ci fosse una guerra tra, diciamo, gli anni 40 e gli anni 80, questo fucile c'era sempre, ovunque. Era davvero il Kalashnikov del tempo della guerra fredda, anche perché gli AK-47 sono diventati diffusi in tutto il mondo solo dopo la caduta dell'Unione Sovietica, in poche parole. Quindi diciamo che prima del Kalashnikov questo era il vero fucile del popolo, l'arma delle rivolte, l'arma tribale, si può dire, anche in quanto davvero la si vedeva dappertutto. Diamo magari qualche dettaglio in più dell'arma. Allora, l'arma, il Lee Enfield numero 1 Mark III, è riconoscibilissimo. Stava andando giù. Il bello della diretta. Per la sua, diciamo, il suo caratteristico nasone. Questo qua è la prima cosa che salta all'occhio. È un fucile che generalmente o lo si ama o lo si odia, insomma, molti lo trovano brutto. Per me è bellissimo, è un fucile estremamente caratteristico e iconico, secondo me, uno dei migliori. Infatti quando mi sono avvicinato, quando ho voluto comprare un'arma che avesse fatto la guerra, in poche parole, la prima scelta che ho fatto è ricaduta su questo, inevitabilmente. È stato il primo fucile che comprai a 18 anni. Possiamo vedere che è caratterizzato, l'azione lì classica con caricatore da 10 colpi, amovibile solo per la pulizia, in quanto era previsto che venisse caricato dall'alto con le lastrine da 5 colpi. Molto caratteristico la forma, la foggia del calcio, con questa mezza impugnatura a pistola che è tipica di tutti
i modelli di Lee Enfield già dai tempi del primo Lee Metford, e questo suo sistema, questo congegno abbastanza rozzo ma efficacissimo di protezione delle mire, sia per quanto riguarda la mira posteriore che per quanto riguarda la mira anteriore. Quando gli inglesi decisero di passare a questo modello, videro la ridotta lunghezza come un handicap quando si fosse trattato di combattere alla baionetta. Quindi diciamo che cosa fecero? Per non dare all'arma o al tiratore, al soldato, uno svantaggio rispetto a soldati armati di armi più lunghe, fu deciso di adottare questa baionetta lunghissima, la modello appunto 1907, che inastata sul fucile gli conferisce una lunghezza analoga a quella del vecchio Lee Metford e Lee Enfield, e diciamo assolutamente comparabile a quella del Gewehr 98, sempre con baionetta inastato ovviamente, quindi fucile più corto, baionetta più lunga. Era diciamo, una soluzione che si adottava già dai tempi dei fucili Baker del periodo napoleonico, carabina corta, baionetta lunghissima, per recuperare diciamo lo svantaggio in portata di infilzata, diciamo. Quindi togliamo la baionetta e andiamo a vedere la meccanica nel dettaglio. Allora, intanto diciamo prima l'alzo, che come ci siamo riferiti come ben protetto, effettivamente lo è veramente ben protetto. L'alzo, a parer mio, dell'Enfield numero 1, è uno degli alzi migliori delle armi di quel periodo, in quanto permette degli aggiustamenti finissimi di 25 yard, utilizzando questa rotellina a lato, che adesso vedremo chiaramente nel dettaglio. Permette di fare degli aggiustamenti veramente finissimi, e al poligono è una manna, in quanto fucili magari considerati magari più raffinati come Mauser o addirittura il Carl Gustav hanno tutti degli incrementi molto più grossolani, si parla di 100 metri in 100 metri. L'Enfield invece ti permette degli aggiustamenti finissimi, te la godi tantissimo questa mira al poligono. Infatti io sono sempre del parere che l'Enfield sia un gran fucile da poligono. Poi dopo vediamo innanzitutto un'altra cosa che salta all'occhio, è la canna interamente coperta. Fu scelta questa soluzione per diminuire il miraggio dovuto ai vapori, insomma al calore della canna, sprigionato dalla canna, che su altri modelli, soprattutto anche i vecchi Lee Enfield e Lee Metford, si era visto che potevano disturbare il tiratore quando la canna era appena un po' calda. Con questo sistema, diciamo, la canna si raffredda più lentamente, quindi si scalda più in fretta, ma d'altro canto disturba meno il tiratore. Altre curiosità, diciamo che qua appunto non abbiamo detto che abbiamo due fucili stasera da far vedere. Questo qua è il mio, è un Lightgo australiano fatto nel 1914, uno della primissima produzione. È australiano per modo di dire, in quanto questo fucile rientra tra quelli che nel 1914, allo scoppio della prima guerra mondiale, fu inviato in aiuto all'Inghilterra. Infatti è stato riarsenalizzato in Inghilterra negli anni 20, presenta la modifica navale, infatti è marcato Navy, del 1923. Infatti questo è un fucile che è nato in Australia ma è diventato inglese, per poi essere ceduto alla nostra marina nel secondo dopoguerra, e poi è arrivato a me direttamente. Mentre invece questo qua è quello di Yaqui, che è il nostro regista. Direte uguale. Questo qua è un Enfield fatto alla RSAF nel 1917. E qua vediamo già una piccola differenza. Questo qua è un fucile Enfield SML Mark III, esattamente come questo, asteriscato. Qual è la differenza?
La differenza è che gli inglesi, come al solito, in tempo di pace si perdono a fare delle bellissime cose ricercate, molto raffinate, come la mira regolabile in deriva, alzi per le lunghe distanze, il cut-off, che era il sistema che permetteva ai tempi quando l'Enfield era ancora un fucile a colpo singolo, non esisteva il ponte per le lastrine, permetteva di tenere il caricatore pieno in riserva e di usare il fucile come colpo singolo. Dopo l'adozione delle lastrine, del ponte per le lastrine, fu tenuto in quanto era ancora un buon sistema per tenere il caricatore pieno, chiuso, e diciamo poter manipolare l'arma senza pericolo di mettere una cartuccia in canna. Era una seconda sicura, utilissima, molto utile a mio avviso e abbastanza pratica. Quando però ci fu la prima guerra mondiale, la Somme, bisogno di ravvivare i ranghi, bisogno di fucili, creare tantissimi fucili, venne fuori la più grossa magagna dell'Enfield, ovvero che era un'arma molto lenta e molto difficile da produrre in massa. Quindi cosa si decise di fare? Di togliere tutto ciò che non era indispensabile, quindi via gli alzi e le lunghe distanze, via le mire regolabili in deriva e via i cut-off. Questa variante semplificata, che è questa qua, non presenta nulla di tutto ciò, e questa qua fu denominata variante SMLE Mark III asteriscata, con infatti di fianco al numero 3 c'è un asterisco, che qua non c'è. Poi per il resto sono tutti uguali. Si vede che appunto uno dei più grossi problemi dell'Enfield, come dicevamo prima, era il fatto che fosse abbastanza difficile, per quanto più economico di un Mauser in quanto a materiali e produzione, era più lento da fare in massa. Diciamo, vabbè, era il suo grosso svantaggio. Cosa possiamo ancora dire di queste armi? Allora, intanto vediamo che entrambi questi fucili sono dei marinaretti, in quanto quello di Yaqui è marcato Royal Navy, RN, e direi che sia proprio quello, e il mio è marcato Royal Marines, con la compagnia e il numero di rastrelliera. Piccola curiosità di quest'arma. Mantennero ancora i loro, quando vennero passati alla Marina Italiana, non si curarono, non si premurarono nemmeno di togliere i dischetti di reparto. Il mio infatti ha anche questa bella cinghia bianca che fa molto chic, e entrambi hanno la trappolina del calcio, quindi adesso con le unghie non riesco ad aprirla, neanche questa, vabbè, comunque ci sono. Dentro non c'è niente, anzi dentro al mio ci ho messo il suo kit originale, che comprendeva una cordella di pulizia e un oliatore, separati da un dischetto di cuoio per non fargli cioccare, non fargli fare troppo rumore sbattendo nel calcio. Cosa possiamo dire ancora? Ne abbiamo parlato, ecco, il munizionamento, non abbiamo parlato del munizionamento. Il munizionamento, con questo fucile nasce la munizione Mark VII, ovvero con palla Spitzer da 174 grani. È una munizione 303 che rispetto ai Mauser o al 3006, quindi le munizioni più o meno coeve della prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale, era ai limiti del fiacco. Però gli inglesi fecero un trucco, non potendo chiaramente creare munizioni espansive o dirompenti, insomma, chiaramente la convenzione dell'Aia che proibiva qualsiasi tipo di munizione di questo tipo. Gli inglesi cosa fecero? Assemblarono la munizione mantenendo nella punta, nascosta chiaramente dalla blindatura, una cavità riempita di legno. Questa cavità faceva sì che la pallottola, appena incontrava qualcosa, si girasse immediatamente, quindi si rivoltava all'interno del corpo colpito, creando un effetto, diciamo, un potere d'arresto o comunque una capacità lesiva uguale o superiore addirittura agli 8 Mauser. Quindi con questo piccolo trucco creare una munizione dal potere lesivo fin
superiore all'8 mm Mauser o al 30-06 americano, quindi munizioni molto più potenti. Piccola curiosità sul munizionamento. Poi che dire, vabbè, purtroppo nessuno di questi due mantiene. Vabbè, questo chiaramente è nato con la mira non regolabile. Nel mio è stata sostituita, come sono stati tolti gli organi di mira per le lunghe distanze, purtroppo. Nessuno dei due ha mantenuto questa piccola caratteristica. E che dire, per me sono armi bellissime. Io li trovo, come già detto, io li trovo bellissimi. Sparano anche molto bene. Quello di Yaqui, la prima volta che l'ha portato su a Montese, ci ha fatto dei gran tiri a 600 metri contro le piastre umane. Il mio, ci ho fatto il mio primo record in campionato, 145 mi pare. Poi sono passato ai finlandesi, ma questo qua, diciamo, mi ha fatto togliere un sacco di soddisfazioni. Sono armi che, appunto, per l'uso al poligono sono ottime. Io non posso che consigliarli, mi ci diverto tantissimo. Il 303 poi è una cartuccia veramente tranquilla da sparare, non picchia troppo, non mangia tanta polvere, molto piacevole, molto piacevole. Quindi non posso che parlarne veramente bene. Sono ottime armi, ben costruite, e diciamo che sono un degno tributo a quello che fu l'impero britannico nella sua gloria. Beh, che dire, sicuramente ci torneremo sopra, faremo delle prove a fuoco, ci toglieremo qualche altra curiosità, e nel frattempo direi che da Cook è tutto. Ciao!